E salve a tutti e ben ritrovati sul canale della Garage Inc. Oggi nuovo video recensione, ma prima di lasciarvi al video vero e proprio io vi ricordo di iscrivervi al canale e se ancora non lo avete fatto di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video. Detto questo io vi auguro buona visione. Oggi recensisco un prodotto veramente particolare. Si tratta della nuovissima stampante Elego Centauri Carbon, una stampante compatta e a camera chiusa. Ma prima di lasciarvi alle specifiche tecniche, alla mia esperienza e all'applicazione, vi ricordo la differenza tra una stampante a camera aperta e una stampante a camera chiusa. Le stampanti a camera aperta possono stampare solo un numero limitato di filamenti, ovvero PLA, PTG, T+, ASA e ABS. Invece le stampanti come la Centauri Carbon a camera chiusa stampano non solo questi filamenti ma anche PET, PC, PA, fibra di carbonio e fibra di vetro. Inoltre la Centauri Carbon può raggiungere una potenza di stampa massima di circa 500 mm al secondo, un'accelerazione di 20.000 mm al secondo al quadrato e un flusso di 32 mm al cubo al secondo. Inoltre è dotato di un piatto bidirezionale su cui è possibile stampare da un lato una moltitudine di filamenti, mentre dall'altro lato, il lato B, è preferibile stampare il PLA che riesce ad aderire perfettamente senza neanche l'utilizzo della colla che viene fornita insieme alla stampante per gli altri filamenti. Inoltre la Centauri Carbon è dotata di 5 ventole di raffreddamento, 2 ventole anteriori che si occupano di portare l'aria dall'interno all'esterno, 2 ventole laterali aggiuntive che si occupano di regolare la temperatura all'interno della camera e rendere più efficiente il flusso d'aria, e l'ultima ventola posta sull'hot-end che si occupa di evitare che il filamento si sciolga prima di raggiungere l'ugello. Inoltre nella Centauri Carbon abbiamo incluso un ugello in acciaio e ottone rinforzato da 0,4 mm, ma è possibile sostituirlo con uno da 0,2, 0,6, 0,8 e anche 1 mm. Inoltre troviamo anche un sensore di rilevamento del filamento che permette quindi di inserire e togliere il filamento tramite un processo automatico. In più troviamo una serie di funzionalità smart che vi elencherò successivamente. Per quanto riguarda le funzioni smart, la Centauri Carbon è dotata di un display posto davanti alla stampante e tramite questo display è possibile avere accesso ad una serie di funzioni aggiuntive, come ad esempio la possibilità di regolare la potenza e l'affluenza d'aria all'interno della camera durante la stampa, sia delle ventole principali che di quelle ausiliarie, la possibilità di calibrare automaticamente il piatto di stampa, la possibilità di caricare e scaricare il filamento sia automaticamente che manualmente, la possibilità di regolare l'input shaping, ovvero le oscillazioni durante la stampa, e la possibilità di fare una diagnosi rapida delle principali componenti della stampante per verificarne il corretto funzionamento. Inoltre è possibile anche controllare la stampa in tempo reale grazie alla presenza di una webcam presente all'interno della camera chiusa della stampante, che non solo permette di controllare in tempo reale la stampa, ma anche di fare di vari timelapse. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, essendo stata questa la prima volta che mi approccio al mondo del 3D, non sono mancati né i problemi e né i disastri. Infatti, appena mi è arrivata la stampante, ho caricato al suo interno il filamento senza leggere attentamente le istruzioni e dunque l'ho caricato male, anzi malissimo. Infatti non sono riuscito nemmeno a fare la prima stampa, che il filamento non usciva dall'ugello. Detto questo, ero disperato poiché pensavo che almeno la prima stampa, quella di Speed Bench già presente all'interno della stampante, fosse una stampa abbastanza facile, che filasse dunque tutto liscio. In realtà non è stato così, almeno per me, poiché ho sbagliato a caricare il filamento e dunque ho dovuto smontare tutta la componente che si occupa dunque del filamento e di stamparlo. Ho smontato tutto
che sono riuscito a scoprire che il problema stava nell'estrusore, ovvero il filamento si era bloccato tra gli ingranaggi che non riuscivano più a spingerlo attraverso l'hot-end e poi attraverso l'ugello, e per questo non usciva e non riusciva dunque ad essere stampato. Fortunatamente ho risolto il problema, ho rimontato tutto e tutto ha funzionato alla perfezione, ma i problemi non sono finiti, poiché poco tempo dopo ho utilizzato la spatola per staccare la stampa dal piatto in modo forse un po' troppo violento, e dunque ho scheggiato il piatto di stampa a tal punto che ho provato poi successivamente a stampare sopra un'altra cosa, sopra quella parte un po' graffiata, un po' scheggiata, anche perché io all'inizio pensavo, ovviamente stupidamente, che non si sarebbe mai potuto graffiare fino a quel punto, ma in realtà non era così, e alla fine è successo che durante la stampa la stampante si è bloccata completamente e non sono riuscito più a stampare. Detto questo, ho ordinato un nuovo piatto di stampa che poi mi ha permesso di continuare a stampare in tutta tranquillità. Ci tengo a precisare che durante questo periodo in cui ho utilizzato la Centauri Carbon ho utilizzato come filamento il PLA Plus, che differisce dal PLA Silk, dal PLA matte e dal PLA classico, per essere diciamo una versione classica del PLA ma un po' più rinforzata e un po' più resistente. Per questo infatti il PLA classico è un PLA più economico e un PLA meno resistente rispetto a quello Plus, mentre invece il PLA matte che ho comprato ma che non ho ancora utilizzato è un PLA un po' più opaco, che dunque permette di nascondere i layer durante e dopo la stampa. E poi infine c'è il PLA Silk, che è un PLA diciamo che permette una maggiore lucentezza del prodotto finale, e dunque è fatto per essere esposto sotto la luce poiché riflette perfettamente. Detto questo, vi consiglio il PLA Plus. Prima di passare alle app che permettono di controllare da remoto la stampante Centauri Carbon, mi voglio soffermare sulla mia esperienza riguardante la perdita di potenza. Questa particolare funzione che è presente in questa stampante permette di togliere l'alimentazione alla stampante anche durante la stampa dunque che è ancora in corso e non è ancora finita, e questo fa sì che quando poi viene ridata la potenza e dunque la corrente alla stampante, la stampante riprenda direttamente da dove aveva lasciato, senza dunque ripartire da capo. E questo è veramente molto utile, poiché ad esempio io avevo iniziato per sbaglio una stampa di parecchie ore nel pomeriggio che si era dunque dilungata fino a sera, ma dato che non volevo sentire il rumore della stampante, dato che è presente in camera mia anche durante la notte, ho deciso di staccare la corrente. Fortunatamente quando sono riandato ad attaccare la stampante alla corrente tutto è ripartito alla perfezione. Detto questo, possiamo passare alle app. Per quanto riguarda le app che si occupano di controllare da remoto la Centauri Carbon, io ne ho provate svariate nel tempo. Ad esempio la prima che ho provata è stata Elego Matrix, ma non è compatibile con questa stampante, dunque dopo pochi minuti l'ho disinstallata. Sono passato a CC Tool, quest'app open source che permette di collegare qualsiasi tipo di stampante, però questo fa sì che alla fine poche siano le funzionalità utilizzabili della stampante da remoto su quest'app, e dunque poi dopo sono passato a Octopath, quest'app che permette di collegare anch'essa svariate stampanti, ma in questo caso permette di controllare una serie di funzioni, oltre ad avere la possibilità di aprire la pagina web della stampante e dunque controllare direttamente la stampante. È giunto il momento delle considerazioni finali, ma dato che questa è stata la mia prima esperienza nel mondo della stampa 3D, non mi sento di dare un voto alla stampante Centauri Carbon, ma allo stesso tempo mi sento di consigliarvela, in quanto mi sono trovato benissimo ad utilizzarla e ho riscontrato solo pochi problemi che sono stati dovuti principalmente alla mia incapacità e alla mia inefficienza, ma non alla stampante. Inoltre si trova ad un ottimo prezzo, ovvero intorno ai 350 euro, e a quello stesso prezzo troviamo la Bambu Lab A1, che è una stampante dell'anno scorso ed inoltre non è una stampante a camera chiusa, bensì una stampante a camera aperta. Detto questo, io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video e io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, e noi ci vediamo in un prossimo video della Garage Inc.